il cinema non è solo quello che vedi, ma anche quello che senti. Ovviamente molti registi hanno l'approccio, il cinema è prettamente quello che vedi, no? Perché il cinema effettivamente nasce così, nasce senza audio, è l'azione quello che porta avanti tutto. Però ovviamente siamo nel 2021, no? Cioè il cinema in realtà è prendere una serie di arti e unirle. Non è solo la musica con le immagini, ovviamente. Ciao, sono Mame e questo è Chuck Talks, il podcast per chi fa cinema e serie TV. Per il primo episodio abbiamo con noi Luca Di Paolo, giovane regista di clip musicali e cortometraggi, che ci racconterà dei suoi primi passi nell'industria, del suo metodo di lavoro e di come ha prodotto, scritto e diretto Date Mate, suo ultimo lavoro che vi consiglio vivamente di andare a vedere non appena sarà possibile. Buon ascolto e buona visione! Ciao Luca, grazie mille di essere qui. Ciao Mave. Sono contentissima di averti come primo ospite dell'episodio. Grazie, anche per me è un onore. Sì, sei giovanissimo e hai tantissima esperienza e sei principalmente un regista di spot pubblicitari e clip musicali, giusto? Sì, Com'è sì, che hai faccio... iniziato? Allora, io principalmente mi definisco regista di cortometraggi e videoclip musicali perché i videoclip musicali veramente li faccio da quando avevo 16 anni. A 16 anni avevo una band, diciamo che il mio percorso è iniziato un po' da lì, è partito dalla musica. Avevo un gruppo, ci chiamiamo Fear of Apathy, e niente, con loro avevo iniziato a girare i primi videoclip. All'inizio proprio per gioco, eravamo piccoli, avevamo questa band e da lì ho iniziato con la mia attrezzatura a fare videoclip. In parallelo facevo già il Rossellini, che è l'istituto professionale per il cinema e la TV, dove lì avevo imparato, diciamo, le basi di ripresa, montaggio e via dicendo, e le mettevo in pratica, insomma, facendo questi videoclip musicali. E poi è diventato sempre, la cosa è diventata sempre più seria, ovviamente, fino a diventare proprio un lavoro. Sì. Ok. E ti sei cimentato qualche volta nella sceneggiatura o solo regia? No, sì, nella sceneggiatura di videoclip, soprattutto quando erano i videoclip della mia band, ovviamente sì, ma poi anche quando erano videoclip magari di altri. Per esempio, ho diretto il videoclip di Johann e Saya, Bolle Immortali, e lì praticamente il poco di storia che c'è in realtà è come se l'avessimo scritta noi. E non solo, anche in altri casi come il videoclip di Mister Cioni, anche lì il poco di storia che c'è ovviamente l'avevo scritta io, ma questo anche per altri tipi di video a cui ho lavorato. Uno tra i videoclip a cui sono più affezionato è quello di Luna Piena degli Urbani, che è andato anche al Fuoricampo Cinema Giovane Film Fest, e lì ovviamente la sceneggiatura è tutta mia. La regia, la vera regia è anche la sceneggiatura, perché in un certo senso lo sceneggiatore è quello che determina quello che si vede, ok? Quindi senza sceneggiatura ovviamente non ci sarebbe regia e anzi penso che la sceneggiatura sia forse la parte più importante di ogni prodotto, cioè se approcci male alla sceneggiatura ovviamente a cascata verrà male tutto il resto. Certo, sì. E qual è appunto il tuo rapporto con la scrittura? Perché allora tu sei giovanissimo, io ho visto Mhm. i tuoi lavori e il livello di scrittura è alto. Tu tratti Grazie. dei temi che sono difficili da gestire, perché sono temi importanti e complicati anche da far vedere. E quindi tu scrivi da sempre e poi com'è che ti approcci? Sei un buon osservatore o ti ispiri tanto alla tua vita personale? Allora, diciamo che secondo me per i primi due lavori, proprio nell'ambito dei cortometraggi, mi sono un po' anche lasciato ispirare dalla vita personale, cioè c'è un connubio delle cose. C'è una parte che magari è anche vissuto personale, che a volte anche involontariamente un po' entra nel processo di scrittura, poi c'è una parte che ovviamente è magari un po' più studio, ricerca dei personaggi, anche soprattutto per i primi lavori cercare di scrivere un po' la parte per l'attore. Quindi sono l'unione di queste due cose. Cioè, per quanto mi riguarda, il processo di scrittura è un processo che adesso, magari rispetto al passato, faccio con un po' più di metodo, tra virgolette, e prima era un qualcosa di un po' più istintivo.
però anche nei videoclip musicali, per esempio, soprattutto in Luna Piena, quello che cerco di fare è sempre scrivere con un metodo, cioè fare una ripartizione chiara, perché poi lì c'è proprio una storia, o anche in videoclip come Kite dei Monfloy, cerco di dare una struttura, una specie di tripartizione, anche se breve, anche se è un videoclip, cerco comunque di strutturarlo un minimo così. Ok. E allora, quindi tu alla fine ti destreggi tra i due mondi, tra i videoclip, gli spot e i tuoi corti. Nei tuoi corti Sì. tu sei lo scrittore e anche il produttore, mentre per il resto tu ti occupi sì di scrittura, però più di regia. C'è pressione in tutti e due gli ambienti, però sono due tipi diversi di pressione. Da una parte tu devi rispondere a qualcuno, Sì. mentre dall'altra tu rispondi a te stesso e tutto dipende da te. Il tuo metodo di lavoro com'è che cambia in base a quello che devi fare? Allora, per quanto riguarda i videoclip musicali, quello che succede spesso è che arriva il cliente, che solitamente è l'artista, e già ha delle idee e te devi lavorare su quelle idee. Ovviamente l'artista, diciamo, ha l'ultima parola sul prodotto, ok? E quindi è un contesto in cui a volte poi dipende dall'artista, a volte c'è un confronto, c'è uno scambio maggiore e quindi magari sei più libero. Per esempio, e questo quando mi succede, sinceramente escono i prodotti migliori perché a volte ti capita magari il musicista che ti impone delle cose pensando siano la fine del mondo, ma in realtà non lo sono. Invece a volte hai l'artista che prima sente quali sono le tue idee, quali sono le tue proposte e poi se gli piacciono ovviamente le accetta e si va avanti e così sinceramente mi trovo meglio a lavorare, come è successo per esempio per Luna Piena, che era il videoclip della band degli Urbania, dove praticamente mi avevano dato quasi carta bianca. Quindi quando succede così è magnifico, però non sempre questo è possibile e soprattutto in alcuni generi, per esempio c'è il videoclip trap che al giorno d'oggi è diventato un po' uno standard, lì sai già cosa vogliono, cioè non so se mi spiego, è un linguaggio quasi preimpostato, non posso andargli a dire C'è poca al libertà ragazzo. creativa. Sì, esatto, lì c'è poca libertà creativa, Ok. assolutamente. Mentre per quanto riguarda i tuoi lavori personali, i tuoi corti, dove sei tu che produci, Lì no, sì, lì esatto, nei miei corti ovviamente c'è massima libertà e questo sinceramente mi ha sempre aiutato per certi versi a esprimere al meglio comunque me stesso, le tematiche che volevo, tra virgolette, veicolare. E, cioè, i miei 3 cortometraggi sono tutti autoprodotti, solo nel secondo c'erano altri piccoli, diciamo, produttori associati che mi aiutavano, c'erano 3 produttori associati, diciamo, e però per esempio nell'ultimo, in Deathmate, veramente la libertà è stata pazzesca, perché ero solo io, quindi e lì c'è stata tanta libertà. passando ai tuoi corti, che allora ne hai tre, Voci, Mhm. Viaggio nei mondi e Deathmate, di cui adesso parleremo di tutte e tre in maniera specifica. Una cosa che ho notato è che allora tu curi tutto, tutti i dipartimenti, dalla fotografia alla scrittura al suono. Com'è che, dato che sei il produttore, qual è la prima cosa a cui pensi? Io una volta che ho la sceneggiatura, la prima cosa a cui penso è il cast. Ok? Anzi, di solito quando scrivo cerco di avere un'idea del cast. Per esempio in Deathmate, quando lo scrivevo, pensavo, sarebbe fantastico se ci fossero Rocco Fasano e Blue Yoshimi. E Mhm. poi, per fortuna, insomma, sono arrivati Ti proprio sono loro. Ci capitati, sono sì. stati. Sì, esatto. E con Viaggio nei mondi dei piccoli istanti che ci dividono, Nico Marinelli era tra i produttori associati, tra virgolette, cioè quindi tra le persone che mi davano una mano e io quello che ho fatto è cucire un personaggio addosso a lui che avesse anche magari dei miei tratti e via dicendo, quello assolutamente, però ho cercato di lavorare anche su di lui, per questo ovviamente ho cercato di mettere in risalto tutta la parte del ritual painting che fa Nico Marinelli, perché era un lavoro diverso, un lavoro un po' più autoriale e quindi lì ho cercato proprio di cucire una parte addosso a lui.
E niente, quindi diciamo questo è il tipo di approccio che di solito preferisco. Io parto, scrivo e poi penso subito agli attori, cioè se cerco di sentire subito la disponibilità degli attori e a volte invece quello che più mi capita e che mi è capitato soprattutto all'inizio è di magari trovare l'attore e poi scrivere la parte per. Parlando appunto di salute mentale, che si vede che è un tema che ti sta a cuore, dato che tu sei proprio il produttore di questi progetti e quindi tutta la responsabilità cade su di te, che vada male o che vada bene, tu sei responsabile. Come fai nel processo di creazione di questi progetti a ritagliarti un momento in cui ti fermi e respiri? Mm. E allora, negli ultimi due cortometraggi, cioè Deathmate e Viaggio nei mondi dei piccoli istanti che ci dividono, l'ansia era tanta. Ovviamente in voci stavo ancora giocando, sperimentando, era il mio primo cortometraggio e quello ancora non c'era, quella componente lì non c'era. È subentrata dopo, diciamo, ce l'ho iniziata ad avere in viaggio perché comunque sentivo che c'era, ovviamente avevo delle persone che mi aiutavano, come ho già detto, nella produzione e sentivo che comunque doveva uscire un bel prodotto perché ovviamente non ero l'unico a rimetterci, c'erano anche altre tre persone e quindi dovevo fare il meglio. Quindi lì ho iniziato a sentire un po' di pressione, che poi ovviamente in Deathmate è stata ancora maggiore, anche perché in Deathmate a livello produttivo abbiamo fatto veramente, veramente i numeri, cioè per abbattere i costi abbiamo girato in 2 giorni e mezzo di lavoro. Per chi conosce, diciamo, quante pagine in media si girano al cinema, è tanto proprio da girare in un giorno. E questo ovviamente l'abbiamo fatto, l'ho deciso proprio io per abbattere i costi. Abbiamo girato in tempistiche veramente, veramente da record. Ovviamente questo non vuol dire che alcune cose non sono state fatte. C'è stata comunque una grande preparazione per fare ciò. Abbiamo provato diverse volte sia con Rocco Fasano che con Blue Yoshimi insomma, a far girare i dialoghi e via dicendo. E il mio obiettivo è stato quello di portare tutti sul set, diciamo che avessero un'idea chiara di quello che si doveva fare. E quindi questo. Prima di passare a Datemate, volevo capire per Viaggio nei mondi tutto il processo proprio prima della produzione. Per Viaggio nei mondi dei piccoli istanti che ci dividono, la pre-produzione è stata più lunga di Deathmate. Cioè, in viaggio noi dovevamo costruire uno spazio. Dovevamo costruire uno spazio all'interno del quale si sarebbe articolato il dramma. E questo l'abbiamo fatto proprio a casa di Nico Marinelli. Ovviamente anche Viaggio comunque è un progetto molto low budget. E lì non avevamo soldi per affittare location, per prendere una scenografa, quindi ci siamo rimboccati le maniche, abbiamo iniziato a mettere a posto proprio casa che era disuso, a ridipingere le pareti, a creare lo spazio dove poi Nico fa il ritual painting. Quindi è stato un lavoro che secondo me è stato molto interessante da portare avanti perché cioè quelli che stavano sempre a lavorare lì eravamo io e Nico. Poi sì, ogni tanto veniva magari l'aiuto regia, ogni tanto veniva qualcuno a darci una mano della troupe, però principalmente eravamo noi che stavamo lì a lavorare e questo mi ha permesso di conoscerlo al meglio, di andare avanti, cioè mano a mano che andava avanti la casa, io facevo altre stesure del copione, modificavo anche delle cose anche in base a Nico e poi soprattutto provavamo, cioè tra una pittura dell'altra provavamo, vedevamo come girava il personaggio e via dicendo. È stato un processo interessante perché mano a mano che la casa, che lo spazio in cui poi è ambientato quasi interamente il dramma prendeva piede e prendeva piede anche cioè Nico diventava questo personaggio che era un ibrido alla fine tra caratteristiche mie e caratteristiche sue. Come anche per i tuoi altri lavori, c'è un buon lavoro di suono, l'audio. Vuoi raccontarmi un Sì, attimo? sì, assolutamente, no, sono contento che l'hai notato. Non amo nei film quando c'è una situazione drammatica o c'è una situazione comica o c'è una situazione di qualsiasi tipo, in qualsiasi genere e c'è una musica che è didascalica, che ci va a sottolineare, a rinforzare quello che sta avvenendo in scena. E questo non vuol dire che a livello musicale ci deve stare qualcosa che stacchi completamente dal tono, però quello che cerco di fare in tutti i progetti è fornire un sound design
proprio attraverso anche il montaggio del suono, ma non solo, anche il missaggio, comunque sia Viaggio che Deathmate sono in 5.1 e sentiti in sala senti proprio una serie di rumori che si spostano e cerchiamo tutte le volte di fare un processo in cui partiamo dalla presa diretta e cerchiamo di elaborarla affinché proprio dalla presa diretta emerga la potenza del dramma. Cioè, ogni corto può essere studiato, secondo me, proprio dal punto di vista di sound design. In Viaggio nei mondi dei piccoli istanti che ci dividono, il compositore è stato Massimiliano Mascaro. E Massimiliano Mascaro ha preso la presa diretta di Samuel Desideri, che aveva fatto anche il montaggio del suono, e l'ha rielaborata per arrivare alle musiche che sono sotto le voice over, che sono nei dialoghi, nei pochissimi dialoghi che ci sono al computer, ecco. E quello è stato il lavoro principale. C'è solo un momento in Viaggio in cui le composizioni elettroacustiche di Massimiliano Mascaro, l'unico intervento in cui questo mood, tra virgolette, di Massimiliano viene spezzato è quando arriva il brano di Valerio Di Paolo e Marco Prestanicola nel momento del ritual painting, che lì quel momento è girato come se fosse un videoclip, tra virgolette. Avevo bisogno di spezzare a un certo punto quel mood di musiche molto pesanti, molto cupe e quando arriva quel momento che è il climax in cui si spezza, quella roba lì, parte questo brano, entra questa chitarra, è bellissimo, tutte le volte fa venire i brividi, ovviamente fa venire i brividi perché la uso una volta e quello che c'è prima è tutta preparazione, tra virgolette, a quel momento, no? E in Deathmate poi abbiamo fatto in realtà qualcosa di vagamente simile. In Deathmate comunque c'è stata sempre una rielaborazione della presa diretta, in Viaggio principalmente mi ricordo che venivano rielaborati proprio i suoni di presa diretta, per esempio il suono di un phon piuttosto che il suono di sfregare tessuti. In Deathmate cercavamo anche di prendere oltre la presa diretta, magari se c'era un suono che ci piaceva particolarmente lo prendevamo e lo rielaboravamo. Poi in Deathmate, diciamo, tutta la parte di sound design, tutta la parte di costruire musiche che vanno sotto i dialoghi e via dicendo, è stata di Samuel Desideri e gli unici interventi tonali sono di Valerio Di Paolo per quanto riguarda la sigla Sì? e il brano dei titoli di coda. Cioè si vede l'impegno che mettono tutti, si vede molto. Sì. L'ultima cosa di viaggi, torno sempre lì perché è uno dei miei preferiti, davvero, mi piace troppo. Il voice over, la scelta del voice over. Ce l'avevi dall'inizio o è una cosa che magari ti è venuta in mente mentre con la scenografia mettevi insieme i pezzi? No, la scelta delle voiceover in realtà ce l'ho sempre avuta. Io sono, vabbè, sono un fan di Terence Malick, mi piace tantissimo come scrive. E, e niente, io già da Voci ce l'avevo questa cosa delle voiceover, cioè Voci era proprio il nome del progetto, lo dice già, no? Il nome del cortometraggio lo dice già, e ovviamente si basa su questo intersecare le voci di diversi personaggi, cioè sono una serie di dialoghi scritti che poi ho intersecato, unito, si sovrappongono fino a creare il climax del corto. Quindi in realtà è una cosa che avevo già lì. In Viaggio l'ho voluta sviluppare in chiave un po' più, cioè in chiave ancora più introspettiva, in chiave ancora più profonda, ovviamente prendendo in esame un personaggio che è Nico Marinelli. Sì, perché E... poteva essere un rischio, perché essendo il corto abbastanza lungo, di solito il voiceover non è preso poi con tanta positività. No, assolutamente. Quindi è stata una bella scelta ed è andata bene Allora, perché ci sta benissimo. ti ringrazio. Quello che mi hanno detto, cioè me l'hanno detto in molti e quindi sono veramente contento perché la paura mia quando mi scontro con il voiceover è che, cioè, tutte le volte penso che quei voiceover non siano abbastanza forti, ok? Questo l'ho pensato per Voci, per Viaggio e anche per Deathmate, no? Perché quando uno sceneggiatore fa un voiceover è sempre un po' un rischio, no? Cioè, la scuola di sceneggiatura comunque te lo dice, cioè devi mostrare, devi far accadere cose piuttosto che mettere degli spiegoni a livello di voiceover. Invece quello che io ho sempre cercato di fare in ogni progetto, in ogni cortometraggio, quando scrivo un voiceover, ovviamente non è un voiceover che va a spiegare quello che
accade in scena, cioè non è tipo narratore onnisciente, quelli sono dei voice over che sono dei flussi di coscienza dei personaggi. Mm, sono proprio dei flussi interiori di pensieri, dei personaggi che creo e secondo me questo è un punto di forza. Io amo leggere e a me piace tantissimo quando leggo sapere quello che pensa il personaggio, lo voglio sapere, ok? Invece questo nel cinema ovviamente accade in maniera diversa, non accade proprio così. Invece io in viaggio quello che volevo fare è avere un personaggio passivo che di base è bloccato in un istante, quindi fa veramente poco, ma il movimento a livello interiore è talmente grande da portare un conflitto interiore nel personaggio, ok? Cioè alla fine in viaggio l'unico vero conflitto è quello interiore. Non ci sono due persone che si scontrano, è lui il problema, no? E avviene quasi tutto là dentro, quindi volevo muovermi in un conflitto interiore lì. In Deathmate già questo processo, sì, c'è un conflitto interiore nel protagonista, ma lì invece ho giocato un po' più con diversi conflitti, motivo per il quale, per esempio, le voiceover sono di meno e il personaggio di Rocco non ha solo il suo conflitto interiore, ma c'è anche un conflitto extrapersonale con la società, con l'applicazione e anche in un certo senso con il personaggio di Blue Yoshimi, Francesca, anche tra loro in un certo senso c'è un tipo di conflitto a un certo punto che nasce, no? Entrambi comunque sono personaggi che appartengono a due modi di vivere la vita leggermente diversi, no? Sembra assurdo che io possa fare tutto con un click. Eretico deriva dal greco e significa scelta. Ecco, io oggi sono un eretico. Scelgo di non essere più. Effettua il test conoscitivo di Daphne. Confermato. Lei è Francesca. Confermato. Lui è Alessio. Vorrei conoscerti un minimo. Cioè, se ci pensi, stiamo per condividere qualcosa di importante insieme. È la nostra morte. Parlando di Datemate, quando è che lo hai scritto? Come ti è venuta l'idea? L'ho scritto nel 2018. Nel 2018 mi ricordo che ho scritto la prima stesura e poi l'ho revisionata per tutto il 2019 e a fine 2019, proprio a dicembre 2019, abbiamo girato. Ero curiosissimo, tra virgolette, di ipotizzare questo futuro distopico in cui esistesse quest'app e, e niente, volevo fare un cortometraggio che potesse essere anche un pilota di una serie, ok? Deathmate in realtà dentro di me era un progetto molto più grande che prevedeva proprio una serie. Volevo farci una serie su Deathmate, tuttora vorrei farci una serie e ho detto, vabbè, cioè posso fare un pilota, posso cercare di racchiudere quel mondo che mi immagino in un cortometraggio e niente. Per presentare il mondo Questo poi che vorresti sviluppare. sì, quella è stata l'idea, ecco. Cioè io avevo già l'idea della serie e volevo comunque fare qualcosa di pratico, volevo fare un cortometraggio e ho cercato di adattarla all'interno del format di cortometraggio, dando comunque un minimo di cliffhanger e quindi è nato così in un certo senso. Ok, e sapevi già che saresti stato tu il produttore o è una cosa che poi è arrivata? No, cioè sapevo già che sarei stato io perché sinceramente se mi fossi messo a cercare un produttore, probabilmente lo starei girando adesso, sicuro non sarei riuscito a girarlo prima del Covid, sicuro proprio. In realtà per Deathmeat non ci ho nemmeno provato, tra virgolette, a trovare un produttore. Avevo dei partner che mi hanno aiutato tantissimo, come per esempio Augustus Color, come Red Roots, Arim Video, però non c'è stata questa ricerca di un produttore perché lavorando comunque ero riuscito a mettermi da parte i soldi per produrlo e volevo, tra virgolette, avere libertà totale, diciamo, sul prodotto e quindi alla fine
alla fine ho deciso di fare questo sforzo e comunque sono riuscito a produrlo. Il prossimo passo ovviamente per i nuovi lavori sarà trovare una produzione, assolutamente, cioè sento che ne ho bisogno, però voglio trovare la produzione, cioè la produzione adatta a me che mi faccia fare le cose comunque anche in autonomia come preferisco. Poi comunque per carità il confronto, cioè io sono uno che sul set è molto aperto ai confronti, a sentire le idee di tutti, quello sì, però ovviamente poi l'ultima parola sui prodotti vorrei sempre averla io. Poi mi rendo conto pure che Deathmate era una tematica molto delicata per quanto riguarda la produzione di cortometraggi, no? Si fa molta attenzione, di solito i cortometraggi che si vanno a produrre in Italia sono tutti cortometraggi spiccatamente sul sociale. Deathmate ha tematiche sociali, ma tematiche sociali un po' scomode, secondo me, che avrebbero portato ad essere titubanti un ipotetico produttore, per questo nemmeno l'ho cercato. Cioè, io il produttore di Deathmate veramente nemmeno l'ho cercato perché era un po'... Sapevi già che Cioè, sarebbe stato complicato. sì, sarebbe stato molto complicato. E invece per viaggio ovviamente li ho cercati perché sapevo che era più semplice. Aveva tematiche, tra virgolette, meno scomode. E invece, comunque, quando si parla di suicidio, devi stare sempre molto attento. È come se fosse un tabù, no? Le persone sperano di non sentirne parlare, di non parlarne, perché sperano che ovviamente non parlandone non ci siano casi, non si alimenti questa macchina, ma secondo me non è così, secondo me invece dovremmo imparare a parlarne liberamente, tranquillamente, proprio perché una maggiore consapevolezza, secondo me, potrebbe aiutare i giovani, soprattutto che sono quelli che in questo periodo storico stanno più soffrendo e che sono più abbandonati, secondo me invece parlando di ciò potrebbero essere in maniera aperta, senza tabù, potrebbero essere aiutati molto, molto di più. E, e quindi Deathmate in realtà, tornando a come nasce l'idea, non nasce proprio così, c'è proprio un momento preciso nella mia vita in cui è nata, però più o meno questo è stato quello che mi ha portato a scrivere Deathmate. Poi, cioè, sono sinceramente il suicidio non deve essere più un tabù, se ne deve parlare con consapevolezza, con attenzione, senz'altro, però se ne deve parlare, secondo me non possiamo più ignorarlo come fenomeno. Soprattutto nel modo in cui lo fai tu, che come dicevo prima, tratti dei temi che sono molto difficili da gestire e lo fai, questo in tutti e tre i tuoi lavori. Sei diretto, si percepisce molto bene il messaggio che tu vuoi mandare, però sei anche delicato, si vede che hai rispetto per quel tema lì. Grazie, grazie mille. Sì, io forse sono così anche nella vita comunque. Io cioè, cerco sempre di dire le cose, ma con educazione, con garbo. Quello che faccio anche nella scrittura è cercare di prendere un tema scomodo di cui secondo me c'è bisogno di parlare e poi cerco di affrontarlo con la giusta visione, anche senza magari imporre per forza la mia visione, magari anche dando punti di vista sulla questione. Per esempio in Deathmate, sullo stesso tema, vediamo due punti di vista totalmente diversi, quello di Alessio e quello di Francesca. A proposito dei personaggi, Blue, Yoshimi e Rocco Fasano, come li hai approcciati? Allora, con loro, vabbè, io quando ho scritto Deathmate pensavo proprio a loro, ok? E con Rocco già ci avevo lavorato per un videoclip. Io prima ho parlato del progetto a entrambi, prima io ho mandato la sceneggiatura, poi ci siamo visti, mi sono visto con Rocco, abbiamo chiacchierato sul personaggio, mi sono visto con Blue, abbiamo chiacchierato sul personaggio. Poi ho iniziato a fargli leggere il copione e prima di girare, noi dovevamo girare a dicembre, però poi Rocco mi ricordo che era impegnato, che doveva girare la quarta stagione di Scam, allora io ho fatto una cosa, ho registrato tutte le loro prove, gli ho fatto provare tutto, ho registrato tutte le loro prove e gliele ho inviate, così loro quando avevano tempo in autonomia potevano rivedersi le prove e questo ha funzionato perché
loro ovviamente erano arrivati che erano già molto preparati, cioè a me piacevano molto, già quando leggevano solamente il copione già mi piacevano, già sentivo che ovviamente Erano quelli erano proprio giusti. loro. Sì, 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 assolutamente, assolutamente. E poi quando abbiamo provato ho registrato tutto con due macchine da presa, proprio una che faceva dei totali, una che faceva delle strette, gliele ho inviate e poi loro insomma sono arrivati sul set che erano preparatissimi, cioè siamo riusciti ad andare così veloci perché veramente loro Erano preparati, sì. erano molto molto preparati, sì. Ok, E quindi alla fine avete girato in 2 giorni e mezzo, come mi raccontavi prima, e per quanto riguarda la post-produzione, perché come hai raccontato prima c'è un bel lavoro di sound, però anche di fotografia e colori, mi dicevi. sì, guarda, la post-produzione come al solito è quello che mi porta via più tempo. E insieme, cioè, post-produzione e pre-produzione sono, diciamo, le fasi del lavoro che durano di più per quanto mi riguarda. La post-produzione è durata 10 mesi, è durata, perché poi è stata interrotta ovviamente dal lockdown. A proposito della distribuzione, allora, pandemia, lockdown, i festival tutti online. Ha penalizzato molto. Guarda, secondo me sì. E la pandemia sicuramente a livello di distribuzione non ha aiutato per niente il prodotto. I festival sono diventati tutti online. Il motivo per cui anche avevo prodotto Deathmate era quello di andare nei festival, sai, fare network, parlare con magari produttori e via dicendo. E invece ovviamente questo per ora non c'è mai stato. Deathmate l'ho pensato per il cinema, l'ho post-prodotto apposta all'Augustus Color per anche avere un DCP, lavorare in 5.1 e via dicendo e poi alla fine non è mai stato visto al cinema, anzi abbiamo avuto solo 2 proiezioni effettivamente di Deathmate, cioè le uniche è andato prima a Marte Live nella versione da un quarto d'ora e poi dopo, successivamente, è andato allo Spiraglio Film Festival che l'ha lasciato su My Movies per 4 giorni, fortunatamente con la versione da 20 minuti e lì tutti hanno potuto vedere tranquillamente la versione da 20 minuti, però negli altri festival, ovviamente essendo online, si è persa proprio questa cosa del far Parte vedere della al qualità pubblico, si è persa, sì, sì. sì, far vedere bene, anche perché molti, per esempio, poi col fuso orario, ovviamente magari in Italia non si riuscivano a connettere e effettivamente le due vere proiezioni che ci sono state, anche se online, sono state quella del Marte Live e quella dello Spiraglio Film Festival, che sono stati comunque dei festival italiani a cui è andato, perché poi è andato prettamente all'estero, i riconoscimenti comunque sono arrivati dall'estero più che qui in Italia. Certo. Sì, Ehm, sta avendo molto successo nonostante il lockdown e quindi la visione solo online. Sì, ha vinto diversi premi, ha vinto anzitutto al Toronto Film Channel Awards, miglior corto indipendente, ma non solo, poi ho vinto miglior regia al Pure Magic International Film Festival, poi ha vinto a Cannes International Cinema Festival, hanno vinto Rocco e Blu come miglior attori e poi ho vinto io come miglior script e miglior cortometraggio, quindi è andata parecchio bene lì. Molto bene, sì. E E poi, merita tantissimo. grazie. E poi ho vinto una menzione d'onore al Viz Film Mhm. Festival, mi hanno detto che sono nel futuro del cinema italiano, chissà se è vero, chissà se ne Concordo, accorgono no, in davvero, Italia. concordo. Ecco, allora, ci sarà la possibilità di vederlo in sala più avanti, Non lo qua so, a spero di sì. Viaggio comunque delle proiezioni in sala le abbiamo fatte. Ci sono Ok. state 3 proiezioni in sala di viaggio, 2 a Roma e una a Parma. Com'è che vedi l'industria italiana nei confronti dei giovani? Tipo, tu sei Ah, giovanissimo, hai fatto dei prodotti che sono ottimi. quindi secondo me appena vedono l'età nemmeno aprono e vedono chi sono. Secondo me questo è, cioè c'è molto nel cinema, cioè, per quello che ho visto comunque il cinema in Italia funziona così. Se non ti conosco non ti do credito, ti devo per forza già conoscere, ok? Cioè almeno c'è veramente una scarsità di ricerca di talenti, non si ricercano talenti nuovi, non c'è questa voglia, il talento deve imporsi sul mercato lui. Ad esempio, anche nel mondo dei corti, vedi quello che viene prodotto, quello che non viene prodotto, e da lì capisci a chi viene dato Sì, spazio e a chi no. veramente io quando vedo quello che si produce in Italia a livello di cortometraggi, tutte le volte mi vengono i brividi. Cioè, non lo so, vedo cortometraggi a volte che vengono prodotti che parlano
sempre delle stesse tematiche a livello sociale, che condivido tutte ovviamente, sono tematiche che approvo dalla prima all'ultima e ovviamente ci mancherebbe, però penso che focalizzarsi così tanto per il punto di vista dei cortometraggi su quelle poche tematiche a livello sociale che vanno nei festival sia veramente di una bassezza a livello culturale comunque importante, cioè le storie sono tante, le tematiche sono tante, anche all'interno del sociale le tematiche sono veramente, veramente tante e focalizzarsi su quelle che vanno maggiormente in Italia, secondo me è riduttivo, è vedere che si continua a dare spazio a certi tipi di cortometraggi con determinati tipi di contenuti, sacrificando anche cortometraggi più innovativi e veramente, cioè a volte mi fa male, sento che veramente poi i cortometraggi, sai, quando vengono finanziati dal MIC, comunque arrivano bei soldoni, vedi i cortometraggi che comunque poi a livello di tematiche trattano cose già viste, riviste, riviste, e mi chiedo perché comunque dobbiamo finanziare prodotti del genere, però Sì. Infatti sono ripetitiva, continuo a dirtelo che sei bravo, però davvero non lo dico perché sto parlando con te. Il tuo livello sia di scrittura ma anche di lavoro che ci metti dietro è altissimo. Cioè io ci sono rimasta quando ho guardato i grazie tuoi corti, mille. non ti conoscevo, quindi mi aspettavo il livello dei corti che vedi in giro. Io spero davvero che Detriment si possa vedere in sala più avanti, perché Io pure, perché veramente sarebbe un peccato. Io spero che almeno una proiezione al nuovo Cinema Aquila. Ma poi la cosa che più mi è dispiaciuta è che mi ricordo con Rocco ne parlavo, gli dicevo guarda Rocco, voglio fare l'evento, voglio affittare la sala giù del nuovo Cinema Aquila, voglio che ci siano tantissimi ragazzi, dobbiamo spammare il più possibile l'evento, voglio che ci sia il pienone. Boom, Covid, non ci sarà mai questo pienone. Infatti, sì, beh, è stato un po' una presa a male, no? Dico. no, davvero, sia per il messaggio che vuoi veicolare, sia anche anche solo dal punto di vista estetico o tecnico, merita tantissimo. Questo, come anche Grazie, Viaggi, è uno dei corti più belli che abbia visto di recente. Più grazie belli. mille. Ti faccio un'ultima domanda. Sì, Hai davanti un giovane ragazzo, aspirante regista, e vuole mhm. produrre il proprio corto. Il consiglio che gli daresti per iniziare a muoversi? No, dipende ovviamente da che ragazzo, cioè poi dipende magari se ha già studiato, se deve ancora studiare. Innanzitutto la prima cosa che farei è verificarmi se effettivamente è pronto alle conoscenze di base per fare quella roba lì. Poi ovviamente gli direi di mettersi da parte dei soldi, sinceramente. Cioè, poi dipende dal tipo di storia, magari una storia spiccatamente sociale e è quel tipo di sociale che va in Italia e magari ti guarda, questa è una produzione, secondo me la trovi. Però se è una storia un po' più ricercata, con tematiche anche un po' più scomode come quelle di Deathmate, allora gli direi, guarda, mettiti i soldi da parte, invece di prendere, invece di farti un altro corso di regia, un altro corso di sceneggiatura, non ti fai quel corso, ecco, e ce li metti i soldi ci metti i soldi proprio nel prodotto, investi, cioè quello che ho fatto io a un certo punto, io avevo fatto il Rossellini come professionale per quanto riguarda, io ho preso la specializzazione in montaggio, lì sono montatore, ma lì abbiamo fatto ripresa, suono, e quindi già avevo tutta l'infarinatura di base. Poi ho fatto la triennale in arti e scienze dello spettacolo, poi ho preso un master di sceneggiatura e produzione, ma invece di pagarmi anche l'ultimo corso di regia, ho detto vabbè, ma io già so dirigere, è meglio che investo no, in un cortometraggio piuttosto che spendo altri soldi nell'ennesimo corso, cioè a un certo punto uno deve pure farsi carico delle proprie responsabilità e capire che ormai la formazione è completata, no? Cioè io comunque mi sento regista, non ho bisogno di altri master, altri periodi di formazione, cioè, quindi il consiglio proprio per tirare un po' le somme di questo discorso, cioè il consiglio che darei a un regista è studia, studia tanto da quello che vedi, perché lì si impara tantissimo, però poi fai cortometraggi e piano piano cerca di migliorare facendo, cioè invece di spendere i soldi
in scuole, accademie, spendi i soldi per i tuoi progetti, perché lì capisci veramente il mestiere. Secondo me questo è fondamentale. Io, soprattutto poi per come approcciamo a livello didattico qui in Italia, no? In Italia si fa poca pratica, quindi a volte si paghi il corso di regia, però poi effettivamente hai poco tempo proprio in cui stai davanti l'attore, in cui gli spieghi quello che deve fare, come lo deve fare, o passi proprio poco tempo a gestire una troupe. Sono cose gravissime, secondo me. Fai prima a spendere i soldi per fare un corto, secondo me. Ok, È perfetto. la cosa Chiaro. migliore. Grazie mille per essere stato qui con me. È Grazie a te, stato un Mame, piacere veramente è enorme. stato un piacere mio, piacere mio. Grazie mille per tutte le domande, sono state veramente azzeccate. Grazie. Ti faccio un enorme in bocca al lupo sia per Deathmate che anche per la tua carriera futura, che sono sicura avrai una carriera lunghissima. E, Speriamo. e niente, buona giornata, ti auguro buon lavoro. Grazie a te, veramente. Buona giornata.